Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni, ho 29 anni e sono brasiliano. Solo 5 mesi fa non riuscivo nemmeno a formulare una frase completa in italiano. Perfino dire «come stai?» mi richiedeva uno sforzo enorme, tanto ero confuso e perso. Oggi però voglio condividere con voi come sono riuscito ad imparare l'italiano in appena 5 mesi, senza spendere una fortuna in corsi, senza trasferirmi in Italia e senza perdere tempo con metodi inefficaci. Questa però non è soltanto la mia storia, potrebbe essere anche la tua. Se ti sei mai sentito frustrato, bloccato o in imbarazzo a causa del tuo italiano, continua a seguirmi, perché so esattamente come ti senti. Ci sono passato anch'io e ti assicuro che ascoltando ogni tappa del mio percorso, passo dopo passo, avrai una guida chiara su come migliorare il tuo italiano davvero. Ma partiamo dall'inizio, perché tutto è cominciato non con la motivazione, ma con un fallimento che ha stravolto la mia vita, un momento che ha cambiato ogni cosa. Ho sempre sognato di lavorare per una compagnia internazionale. Il mio sogno era diventare un ingegnere che lavora in una grande azienda automobilistica. Amavo lavorare come ingegnere e ci mettevo anima e cuore. Studiavo e lavoravo senza sosta, giorno e notte, per diventare il migliore. Dopo anni di impegno e sacrifici, finalmente è arrivata l'occasione che aspettavo. Ho fatto domanda per una prestigiosa azienda negli Italia e un giorno ho ricevuto una mail dal recruiter con scritto «Congratulazioni, sei stato selezionato per un colloquio». Ero al 7° cielo. Mi vedevo già in un nuovo paese, con uno stipendio importante, circondato da menti brillanti. Poi è arrivato il giorno del colloquio. Lo ricordo perfettamente, come se fosse successo ieri. Ho aperto Zoom e davanti a me c'erano 3 intervistatori, tutti madrelingua italiano. Appena hanno cominciato a parlare, è stato come se qualcuno avesse messo l'audio in modalità velocità X2. Non capivo nulla. Ogni parola mi sfuggiva. La prima domanda è stata: «Giovanni, puoi raccontarci un po' di te e della tua esperienza nel campo dell'ingegneria automobilistica?» Quando è arrivata la domanda sullo sviluppo, sono andato completamente in panico. Avevo la risposta chiara nella mia mente, ma le parole non uscivano. Ho balbettato qualcosa tipo sì, io sono ingegnere, faccio automobili, tanti progetti, sono bravo». Mi guardavano in silenzio. Quel silenzio mi è sembrato una pugnalata. Mi hanno fatto un'altra domanda, ma ero così bloccato che non sono riuscito a rispondere neanche a quella. Alla fine uno di loro mi ha sorriso e ha detto: «Va bene Giovanni, grazie per il tuo tempo». In quel momento ho capito subito, avevo fallito. Non perché non fossi capace nel mio lavoro, ma perché non riuscivo a comunicare in italiano. È stato in quel giorno che ho realizzato il vero potere della lingua italiano. Non era solo un mezzo di comunicazione, era la chiave per aprire la porta dei miei sogni. E io, in quel momento, non avevo quella chiave. Mi sentivo umiliato, frustrato e arrabbiato con me stesso. Per anni mi ero convinto che l'italiano non fosse essenziale, che bastasse essere bravo tecnicamente. Ma quella sera ho visto la realtà. Senza l'italiano ero invisibile. Quella notte ho preso una decisione. Avrei imparato l'italiano e lo avrei fatto in fretta. La maggior parte delle persone, quando decide di impararlo, corre a spendere una fortuna in corsi costosi. Ma io non l'ho fatto, perché ci avevo già provato e sapevo che non funzionava. Non ha dato risultati. Un anno fa avevo investito in un corso online di italiano. L'insegnante mi faceva imparare a memoria liste di vocaboli, esercizi grammaticali e regole noiose. Tuttavia, dopo 3 mesi, quando cercavo di sostenere una conversazione, ancora non riuscivo a parlare. A quel punto ho capito che i corsi costosi non erano la soluzione. Se volevo davvero imparare l'italiano in modo rapido, mi serviva un approccio diverso, qualcosa che fosse realmente efficace nella vita quotidiana. Fu allora che ho iniziato a sviluppare il mio metodo di 5 mesi, che ora voglio condividere passo dopo passo. Parte 1. I primi 15 giorni.
l'errore più comune tra chi inizia è pensare di dover accumulare più parole possibile. Anch'io pensavo che conoscere 1000 parole mi avrebbe reso fluente, ma la realtà è che già conoscevo centinaia di vocaboli e nonostante questo non riuscivo a esprimermi. Così, per i primi 15 giorni, non ho cercato di imparare nuove parole. Ho fatto qualcosa di molto più utile. Ho imparato a usare quelle che già conoscevo. Ecco esattamente come ho fatto. Per prima cosa ho scritto un elenco di frasi essenziali per la sopravvivenza. Mi sono chiesto cosa ho davvero bisogno di dire ogni giorno. Ne ho tirato fuori 50 frasi semplici ma utili nella vita reale, come «Ciao, come stai?» Puoi ripetere? Non capisco. Sto imparando l'italiano. Vorrei un caffè, per favore. Ogni mattina leggevo queste frasi ad alta voce, non 1 o 2 volte, ma 10. All'inizio la mia pronuncia era lenta e impacciata, ma dopo 5 giorni quelle frasi cominciavano a uscire in automatico. In secondo luogo, ho iniziato a parlare da solo in italiano ogni giorno. Questo è stato uno degli esercizi più efficaci. Quando ero solo mi rivolgevo a me stesso in italiano. Per esempio, sotto la doccia dicevo «Sto facendo la doccia, l'acqua è calda, mi rilassa». A colazione. Sto cucinando le uova, mi piacciono le uova, sono facili da preparare. All'inizio mi sentivo sciocco, ma poi ho realizzato che era la mia classe privata. Nessuno mi sentiva, nessuno mi giudicava. E in appena una settimana la mia mente ha iniziato a pensare in italiano. Terzo, ogni giorno sceglievo 5 frasi tratte da film o conversazioni autentiche. Ma non mi limitavo a leggerle, le copiavo con precisione e le ripetevo 10 volte, imitando esattamente la velocità, il tono e le emozioni del madrelingua. Questo mi ha aiutato tantissimo con la pronuncia e a suonare più naturale. Alla fine dei primi 15 giorni qualcosa era cambiato. Avevo smesso di tradurre mentalmente. Potevo dire frasi semplici in modo spontaneo. Mi sentivo più sicuro, ma sapevo che era solo l'inizio. Parte 2. La vera pratica. Dopo aver corretto il mio errore principale nei primi 15 giorni, ero finalmente pronto a passare al livello successivo. Ero capace di formulare frasi basilari senza sforzo, ma non mi bastava. Non volevo solo comunicare con frasi corte. Desideravo conversazioni reali, capire i madrelingua senza dover tradurre ogni parola nella mia testa. Volevo diventare fluente. Così ho creato un nuovo piano. Un piano che ha rivoluzionato tutto. Se lo segui, migliorerai molto più velocemente di quanto immagini. Mi sono reso conto di un fatto cruciale. Quando cercavo di parlare, il mio cervello era lento. Conoscevo le parole ma non riuscivo a metterle insieme con naturalezza. Avevo bisogno di allenarmi in modo pratico, così ho cominciato a usare quello che oggi chiamo il metodo domanda-risposta. Questo metodo è semplice ma potentissimo. Funziona così. 1. Mi facevo una domanda facile in italiano. 2. Rispondevo immediatamente, senza pensarci troppo. 3. Ripetevo la domanda più volte, ogni volta con una risposta diversa. Per esempio, partivo con «Cosa hai fatto oggi?» La mia prima risposta era «Ho lavorato». Poi aggiungevo dettagli. «Ho lavorato al mio progetto». Poi ancora «Ho lavorato al mio progetto per 3 ore». E infine «Ho lavorato per 3 ore, poi ho fatto una pausa e ho preso un caffè». Ogni volta cercavo di arricchire la risposta. Questo allenava il mio cervello a pensare direttamente in italiano, senza esitazioni. Un'altra domanda utile. Cosa hai mangiato a colazione? Risposta iniziale. Ho mangiato uova. Poi, ho mangiato uova e pane tostato. Poi, ho mangiato uova, pane tostato e una banana perché avevo tanta fame. Facevo questo esercizio ogni giorno per almeno 30 minuti. La mia fluidità aumentava, le frasi si allungavano e smettevo di tradurre parola per parola nella testa. Uno dei miei maggiori ostacoli era la pronuncia.
Anche quando parlavo correttamente, il mio accento era molto evidente. La gente mi capiva, ma suonavo straniero. Per questo ho adottato la tecnica dell'eco, Ikai, il metodo migliore per migliorare la pronuncia senza un insegnante. Come funziona? 1. Ascoltavo un madrelingua da un film, da YouTube o da un podcast. 2. Mettevo in pausa dopo ogni frase. 3. Ripetevo esattamente la stessa frase, imitando velocità, tono ed emozione. Un giorno ho scelto una breve scena da un film in cui un personaggio diceva «Non ho idea di cosa tu stia parlando». Ho fatto una pausa e ho ripetuto la frase «Non ho idea di cosa tu stia parlando». All'inizio sembrava complicato, ma dopo averla ripetuta una decina di volte, la mia voce ha cominciato a somigliare a quella di un vero madrelingua. Un altro esempio viene da un podcast. Era una giornata splendida, così decisi di uscire a fare 2 passi. Mi sono fermato e ho ripetuto «Era una giornata splendida, così ho deciso di uscire a fare 2 passi». Ho fatto questo esercizio per mezz'ora ogni giorno. Dopo 4 settimane la mia pronuncia era così migliorata che persino i nativi mi dicevano «Wow, il tuo italiano suona davvero naturale». Sapevo che il vocabolario era fondamentale, ma avevo capito anche che memorizzare semplici liste di parole non dava risultati duraturi. Avevo bisogno di un approccio più efficace. Allora ho iniziato a usare il metodo delle storie. Ecco come procedeva. 1. Sceglievo 5 parole nuove al giorno. 2. Costruivo un breve racconto che le includesse tutte. 3. Leggevo la storia ad alta voce per 10 volte. 4. Cercavo di usare quelle parole nei miei dialoghi quotidiani. Per esempio, le parole erano emozionato, invito, festa, arrivare, sorpresa. La mia storia diceva «Ero davvero emozionato, perché avevo ricevuto un invito per una grande festa». Quando sono arrivato, ho avuto una sorpresa incredibile. Era la mia festa di compleanno. Ho ripetuto questo processo ogni giorno e dopo 3 mesi conoscevo oltre 1000 parole nuove senza doverle studiare a memoria. Uno dei problemi principali per chi impara una lingua è il pensare prima nella propria lingua madre per poi tradurre. Questo rallenta la conversazione e la rende innaturale. Così ho addestrato la mia mente a ragionare direttamente in italiano. Come? Descrivevo tutto ciò che vedevo intorno a me in italiano. Per esempio, durante una passeggiata pensavo «Il cielo è azzurro, fa caldo, vedo persone che camminano, quell'uomo ha una camicia rossa». Inoltre mi facevo delle domande mentalmente e rispondevo sempre in italiano. Per esempio, «Cosa sto facendo adesso? Sono seduto, sto bevendo un caffè e sto scrivendo sul mio taccuino». Un altro esercizio utile era scrivere un diario ogni sera, sempre in italiano. All'inizio scrivevo frasi molto semplici, ma dopo qualche settimana i miei testi cominciarono a suonare più scorrevoli e naturali. In breve tempo notai un cambiamento sorprendente. Non traducevo più. Le parole mi venivano spontaneamente, come se fossero parte di me. Era un risultato straordinario, frutto di mesi di costanza. A quel punto mi diedi una regola. Dovevo parlare in italiano almeno 2 ore al giorno. Niente scuse. Se non avevo nessuno con cui parlare, parlavo da solo. Se non avevo tempo, parlavo mentre cucinavo, pulivo o camminavo. Se mi sentivo svogliato, mi ricordavo che l'italiano era il mio futuro e non potevo permettermi di mollare. Poi arrivò la fase decisiva. Avevo bisogno di andare oltre. Avevo capito che ascoltare e parlare non bastavano se non comprendevo la grammatica e la struttura della lingua. Non volevo fare errori che potessero creare confusione o farmi sembrare innaturale. Così ho cominciato a osservare attentamente come i madrelingua costruivano le frasi. Ogni volta che sentivo una frase non mi limitavo a ripeterla. Mi chiedevo perché fosse formulata in quel modo. Per esempio, avevo sentito dire «Ho imparato l'italiano per 5 mesi», ma a scuola mi avevano insegnato a dire «Avevo studiato italiano per 5 mesi». È stato un momento di illuminazione. L'italiano reale è diverso da quello scolastico.
Così ho iniziato a fare ricerche sulle vere regole d'uso dei tempi verbali. Perché si dice ho imparato invece di sto imparando? Ho scoperto che questi piccoli dettagli fanno una grande differenza nel suonare naturale. Scrivevo le strutture più comuni e cercavo di integrarle nei miei esercizi giornalieri. Una delle sfide più grandi erano le preposizioni, sull'autobus ma in macchina, di notte ma la mattina. Portavo con me un piccolo quaderno dove annotavo ogni dubbio, con esempi. Se non capivo qualcosa cercavo online, oppure ascoltavo come parlavano i madrelingua. Per migliorare la mia scrittura continuavo con il diario. All'inizio scrivevo frasi come «Oggi sono andato a lavorare, ero stanco, ho mangiato la pizza, era buona». Ma volevo fare progressi, allora mi chiedevo «Come scrivono gli madrelingua italiani?» Leggevo blog, articoli, libri e studiavo lo stile delle loro frasi. Poi cercavo di imitare quello stile nei miei scritti. Uno degli strumenti più efficaci per me è stato lo shadowing. Guardavo video di madrelingua con le cuffie e ripetevo ogni parola, imitando il tono, la velocità e la pronuncia. Lo facevo per almeno 20 minuti al giorno. In poche settimane la mia pronuncia era nettamente migliorata. Un altro trucco molto utile è stato guardare film in lingua originale con i sottotitoli. Ma invece di guardare passivamente, mettevo in pausa dopo ogni frase e la ripetevo, focalizzandomi su intonazione e ritmo. A poco il mio italiano cominciava a suonare autentico. In quel momento ho capito una cosa fondamentale. Sapere le parole e la grammatica non basta. Serve anche fiducia in se stessi. Molte persone conoscono l'italiano, ma hanno troppa paura per usarlo. Io ho deciso di non avere più paura di sbagliare. Ho cominciato a parlare ogni volta che potevo, al lavoro, nei negozi, con gli amici. Anche quando ero incerto, mi facevo avanti. E ho scoperto qualcosa di incredibile. La gente capiva quello che dicevo, anche se commettevo piccoli errori. Nessuno rideva. Questo mi ha dato ancora più fiducia. La mia paura più grande era parlare con madrelingua, perché pensavo che non mi avrebbero capito o che mi sarei bloccato. Così ho sviluppato una strategia. Ho preparato risposte per 10 conversazioni tipiche. Com'è andata la tua giornata? Che lavoro fai? Qual è il tuo piatto preferito? E le ho praticate ogni giorno. Poi ho fatto il grande salto. Mi sono iscritto a un gruppo online dove persone da tutto il mondo si esercitavano in italiano. All'inizio ero agitato, ma presto ho capito che eravamo tutti lì per imparare. Ho stretto amicizia con persone di vari paesi e abbiamo praticato insieme. Questo ha reso l'apprendimento più efficace e anche divertente. Con il tempo ho sviluppato una sicurezza incrollabile. Non ero più la persona insicura che un tempo era stata respinta per il suo italiano. Mi ero trasformato, passo dopo passo, grazie alla disciplina, all'impegno e a una mentalità giusta. Una sera, mentre parlavo allo specchio come facevo spesso, mi sono reso conto che qualcosa era cambiato. Non esitavo più, non traducevo mentalmente. Le parole fluivano con naturalezza. Sembrava magia, ma era il frutto di tanto lavoro. Quella stessa sera ho deciso di mettermi alla prova partecipando a una conversazione online profonda con madrelingua italiani. Ero un po' teso, ma mi sono ricordato di quanto avevo lavorato. Appena ho cominciato a parlare, le parole uscivano con chiarezza, senza fatica. Capivo tutto ciò che dicevano, rispondevo con sicurezza, e loro ascoltavano, annuivano e mi facevano domande. È stato un momento indimenticabile. Quel giorno ho capito. Avevo raggiunto la mia meta. Ero fluente. 5 mesi dopo aver iniziato il mio percorso, ho fatto di nuovo domanda per il lavoro dei miei sogni. Ma non ero più lo stesso Giovanni impaurito di prima. Ero un altro. Sono entrato in quella sala con sicurezza, ho risposto a tutte le domande con calma e chiarezza. Non stavo solo parlando italiano, lo stavo dominando, e ho visto nei loro occhi che erano colpiti. Non solo dal mio livello linguistico, ma dalla mia determinazione e trasformazione. Qualche giorno dopo ho ricevuto la chiamata che non dimenticherò mai. Giovanni, congratulazioni, hai ottenuto il lavoro.
Per un attimo pensai fosse un sogno. Il lavoro dei miei sogni proprio nella stessa azienda che mi aveva rifiutato. Ma questa volta mi volevano, e con uno stipendio iniziale di 5.000 euro al mese. Certo, ecco la versione riscritta in italiano, mantenendo il contenuto originale ma utilizzando parole ed espressioni differenti. 5.000 euro in più di quanto avrei mai pensato di guadagnare. Mi trovavo lì, in piedi, con il cellulare in mano e gli occhi pieni di lacrime. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare i miei genitori. «Mamma, papà, ce l'ho fatta!» Mia madre ha cominciato a piangere subito, dall'altro lato della linea. Mio padre, che raramente mostra emozioni, ha detto soltanto «Abbiamo sempre saputo che ce l'avresti fatta». E in quel momento ho capito che non stavo realizzando tutto questo solo per me, ma anche per loro. Con il mio primo stipendio ho comprato a mio padre un orologio elegante, qualcosa che aveva sempre voluto ma non aveva mai preso per sé. Per mia madre ho scelto una collana d'oro, un simbolo di tutto ciò che aveva sacrificato per la nostra famiglia. Era il mio modo di restituire, di dire grazie. Quando ho dato loro i regali all'inizio hanno rifiutato dicendo «Non abbiamo bisogno di nulla, figliolo». Ma io ho sorriso e ho risposto «È il mio modo di ringraziarvi per aver sempre creduto in me, anche quando io stesso avevo dei dubbi». In quel momento ho realizzato che ogni sacrificio, ogni notte insonne, ogni frustrazione, tutto era servito a qualcosa. Ogni volta che ho pensato di mollare, tutto ha avuto un senso. Ecco cosa ho imparato nel mio percorso per diventare fluente in italiano in pochi mesi. 1. La mentalità è tutto. Molti non riescono a imparare perché si convincono che sia impossibile. Anch'io lo pensavo, ma il giorno in cui ho cambiato atteggiamento, tutto è cambiato. Ho smesso di dire sono negato in italiano e ho iniziato a ripetere a me stesso miglioro ogni giorno. Se pensi di non farcela, ti bloccherai, ma se ci credi davvero, troverai un modo. 2. Immergiti completamente. Ho trasformato l'italiano in parte della mia routine quotidiana. Ho cambiato la lingua del telefono, ho iniziato a guardare solo video in italiano, ascoltavo musica in italiano anche senza capirne tutte le parole. Seguivo influencer anglofoni sui social, pensavo in italiano e nominavo ogni cosa che vedevo nella nuova lingua. Quella è una macchina blu, sta andando veloce, piccoli gesti ma potentissimi per ampliare il vocabolario in modo naturale. 3. Parla, senza vergogna. Molti hanno paura di sbagliare. Io ero uno di loro, ma poi ho capito. Chi parla italiano apprezza lo sforzo, non la perfezione. Così ho iniziato a parlare con chiunque, commercianti, sconosciuti per strada. Parlavo da solo quando ero a casa. E più parlavo, più miglioravo. 4. Allenamento all'ascolto. Ho educato le orecchie ad ascoltare l'italiano naturale, podcast, audiolibri, dialoghi reali, e ho praticato lo shadowing, ascoltare una frase e ripeterla subito, imitando tono e ritmo. Questo ha trasformato la mia pronuncia e la mia fluidità. 5. Impara il vocabolario nel contesto. Memorizzare liste di parole non funziona. Ho preferito imparare frasi intere come «mi sento molto felice oggi» oppure «quel film mi ha reso davvero felice». Così le parole si fissano nella memoria in modo naturale. 6. La grammatica si impara usando la lingua. Non ho passato ore sui libri, ho imparato ascoltando e parlando. Quando sbagliavo qualcuno mi correggeva e io prendevo nota. Va a scuola, anziché va alla scuola. Capire la grammatica mentre si parla è il metodo più efficace. 7. La costanza conta più della perfezione. Molti vogliono essere perfetti prima di iniziare, ma io ho parlato fin dal primo giorno, anche con poche parole mi esprimevo. Ogni giorno facevo qualcosa in italiano, parlavo, scrivevo, ascoltavo, anche solo per pochi minuti. La chiave è la regolarità.
Non servono corsi costosi né situazioni ideali. Serve solo un forte desiderio e impegno quotidiano. Immagina te stesso tra 6 mesi, mentre parli italiano con sicurezza. Pensa a quante porte ti si apriranno. Sarai fiero di te stesso. Inizia oggi. Parla, ascolta, leggi, scrivi, sbaglia, impara, migliora. Ricorda, il dolore della disciplina dura poco, ma il rimpianto dura per sempre. Allora, cosa scegli? Scegli l'impegno, scegli la crescita, scegli di avere successo. Il tuo viaggio verso la padronanza dell'italiano comincia adesso. Se questa storia ti ha toccato, lascia un like, iscriviti al mio canale e affrontiamo insieme questo cammino. Io ci sarò, passo dopo passo. Facciamolo insieme.